Anternians. In questo video vi voglio far vedere il PC assemblato presso il negozio Asus di Siracusa. Questo PC mi permetterà di mostrarvi e narrarvi le varie avventure presenti nel tomo Anternians Diary. Allora, partiamo dal case, marca Thermaltake, modello Level 20 MT ARGB, così definito perché, come potete vedere, nella parte frontale sono presenti delle ventole con luci incorporate. Inoltre, sia nella parte frontale che nella parte laterale sono presenti due pannelli in vetro temperato. Nella parte frontale possiamo vedere appunto le tre ventole, in questo momento sono spente, poi ve le faccio vedere anche accese. E nella parte superiore possiamo notare che c'è un tasto definito RGB, il quale premendolo ci permetterà di modificare la sequenza di luci. Ora questo lo vediamo insieme appena accendo il PC. Inoltre possiamo notare che ho un ingresso per le cuffie, un ingresso per il microfono, due ingressi USB 3.0, un tasto per il riavvio del PC e un tasto per l'accensione. Questo invece serve a indicare se il PC sta lavorando o meno. Come potete vedere, già così si riesce a vedere che comunque questo case è abbastanza ampio, ma adesso vediamo più in dettaglio come è strutturato all'interno e quali componenti ho fatto inserire. Allora, vediamo un po' di girare il computer e di rimuovere il pannello laterale. Per fortuna ormai i case li fanno abbastanza semplici da aprire, quindi ci basterà soltanto svitare le due vitine laterali senza bisogno di alcun attrezzo. E sganciare il pannello. Quindi a questo punto ora vi faccio vedere la parte interna in maniera dettagliata. Allora, adesso che ho rimosso il pannello e quindi aperto il case, come potete vedere intanto è abbastanza spazioso, tanto che praticamente ci posso entrare anche io, si può dire. Sul retro vi è una ventola già integrata, che era già integrata nel case. Inoltre, in vari punti è possibile, oltre ad avere appunto le tre ventole principali, e quindi inserire eventualmente un dissipatore su queste tre ventole o un raffreddamento al liquido. In altri punti del case è possibile inserire anche altre ventole, altri dissipatori o altri sistemi di raffreddamento al liquido. Ad esempio, nel punto in cui che vi sto facendo vedere, è possibile inserire altre due ventole. Anche nella parte inferiore, dove poi al di sotto vi è l'alimentatore, è possibile inserire altre due ventole, così come nella parte superiore è possibile inserire altre due ventole ed eventualmente un sistema di raffreddamento al liquido. Detto questo, vediamo un attimo invece i componenti che ho fatto mettere all'interno. Come potete vedere, come scheda madre ho scelto una TUF Gaming Z390 Plus, qua potete vedere il codice più in dettaglio. E come potete vedere, come scheda madre è abbastanza grande, ma in ogni caso il case è abbastanza ampio da riuscire a ospitare questo tipo di scheda madre. Inoltre questa scheda madre è abbastanza potente perché è in grado di supportare processori che arrivano ad un i9, permette di supportare fino a 64 GB di RAM e permette anche di supportare un buon numero di schede grafiche e inoltre permette anche di inserire due schede grafiche, non so se riuscite a vederlo, nel mio caso già ve n'è inserita una, ma al di sotto è possibile inserirne una seconda. Come processore io ho optato per un i7 9700, comunque è abbastanza potente.
Come RAM invece ho inserito 4 banchi di memoria RAM da 8 GB in modo da arrivare ad un totale di 32 GB. Come scheda grafica ho scelto un Asus GeForce GTX 1650 da 4 GB, quindi diciamo abbastanza buona per poter reggere buona parte di giochi. Come alimentatore è importante riuscire appunto a gestire poi la potenza di questo computer. Ho scelto sempre di marca Thermaltake uno Smart RGB 700 watt. Poi come sistemi di archiviazione invece ho scelto un SSD ADATA su 630 da 480 GB e al di sotto, non so se riuscite a vederlo, ora vediamo se in qualche modo, ecco, in qualche modo si riuscite a vedere più o meno che al di sotto vi è un HDD, quindi un hard disk interno da 2 tera, e ora questo comunque lo vedrete meglio anche guardando le caratteristiche del PC direttamente accendendolo. Ok, come caratteristiche interne mi sembra di avervi detto tutto. Ora vediamo anche sul retro come sono i vari ingressi disponibili. Ok, nel frattempo io ho riagganciato il pannello laterale. Questo è il retro del case, possiamo vedere la ventola. Nella parte di sinistra invece i vari ingressi della scheda madre, e invece al di sotto possiamo vedere gli ingressi della scheda grafica e ovviamente l'alimentatore e l'ingresso per l'alimentazione. Allora, partiamo intanto dalla scheda madre. Nella parte superiore abbiamo due ingressi PS2, uno per la tastiera e uno per il mouse. Al di sotto abbiamo una porta DisplayPort che praticamente serve a collegare un monitor direttamente al PC. Poi abbiamo due porte USB, la porta HDMI sempre per collegare un monitor o un televisore al PC, altre due porte USB, come potete vedere è già collegato un multiport USB che io ho comprato, ovvero questo qua della Trust, in modo da avere più dispositivi collegati e in modo anche da liberare più porte USB 3.0 o 3.1. Al di sotto di queste due porte abbiamo altre due porte USB, una porta LAN e i tre ingressi principali per l'audio, ovvero quello rosa è il mic in, quindi per il microfono, quello verde è il line out per generalmente le casse e l'ingresso azzurro sarebbe il line in, il quale serve a collegare mixer o altri dispositivi. Poi al di sotto abbiamo ovviamente gli ingressi della scheda grafica e praticamente a sinistra abbiamo l'ingresso DV, al centro abbiamo l'ingresso HDMI nel quale io ho collegato monitor Lenovo, e a destra invece abbiamo un altro ingresso DisplayPort. In effetti è abbastanza utile perché rispetto all'HDMI il DisplayPort ha una qualità grafica migliore e se il monitor o il televisore ha a disposizione questo ingresso è possibile collegare il PC al monitor. Inoltre permette di liberare un ingresso HDMI, il quale invece è utilizzato più da altri dispositivi di visualizzazione o registrazione o altro. Infine, in fondo abbiamo appunto l'ingresso dell'alimentazione e oltre ovviamente al tasto dell'accensione abbiamo anche questo tastino in cui c'è scritto RGB Lightning, ovvero questo tastino premendolo ci permetterà di modificare l'illuminazione del nostro dell'alimentatore. Poi ovviamente appena accenderò il computer vi farò vedere
tutte queste funzioni come sono strutturate. Prima di accendere il PC però voglio farvi vedere le periferiche utilizzate da me solitamente, partendo dal monitor, marca Lenovo. Come potete vedere su schermo ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione grafica che arriva a Full HD, ovvero 1920x1080. Come dispositivo per l'audio ho delle casse della Trust, una e due, e oltre a questo anche un bus booster, quindi un regolatore sia di audio che di bassi. Questo è il regolatore del volume. Come potete vedere ho agganciato anche un multiport USB per poter avere a disposizione più porte USB e adesso sono collegate mouse e tastiera della Trust, ovvero queste Tural Gaming Combo GXT. Come webcam utilizzo questa della Trust HD 720p Trino, ma molto probabilmente deciderò poi di cambiarla con un altro tipo di webcam più performante. Come controller utilizzo quello della Xbox One, con incluso un cavo specifico per Windows. Per connettermi ad internet nel caso in cui io debba fare operazioni veloci online, invece di utilizzare il cavo LAN utilizzo questa chiavetta Wi-Fi TP-Link. Come lettore DVD CD utilizzo questo lettore esterno dell'Asus perché il case non aveva il lettore CD incorporato e inoltre era impossibile riuscire a inserirne uno interno. Questo è ciò che c'è all'interno della scatola. Abbiamo ovviamente il lettore DVD, un cavo USB 2.0, un disco per il software e il libretto di istruzioni. E come headset questo Omen della HP Headset 800. Ovviamente ve li sto facendo vedere così in questo modo veloce le periferiche perché spiegarle tutte in un singolo video sarebbe troppo lunga come cosa. Ovviamente poi in altri video vi spiegherò più in dettaglio come sono strutturate le varie periferiche e quali sono anche gli accessori aggiuntivi. Bene, a questo punto direi di accendere il bus booster, il monitor e il computer, i quali hanno le spine collegate ad una ciabatta con tasto. Quindi accendo il tastino della ciabatta, la quale è collegata ad una presa, quindi quella che poi darà l'energia a tutti i dispositivi collegati. Accendo il bus booster. Il quale è collegato alle casse e al computer. Poi accendo il monitor, la scritta Lenovo, che appunto è la marca del monitor. E clicco il tastino dietro dell'alimentatore. E come potete vedere la scheda madre intanto si è illuminata. Questo, oltre a creare un bel effetto di luci, ci permette di capire se la scheda madre effettivamente si è accesa o meno, quindi se è attiva o meno. E adesso clicco il tastino appunto relativo all'accensione. Come potete vedere le ventole si sono illuminate. Come vedete su schermo è apparsa la scritta TUF Gaming, che è appunto la marca della scheda madre. E anche mouse e tastiera si sono accesi correttamente. Come già spiegato, al di sopra delle ventole c'è questo tastino RGB. Se io lo premo, cambierà il tipo di illuminazione, vedete?
fino ad una sequenza di 27 possibili combinazioni. Questa diciamo è quella principale, quando ho appena acceso il PC mi sono ritrovato questa come sequenza. Questo con i vari colori. Questo fisso con multicolore però. Sempre fisso con colori differenti. E così spento eventualmente se non vogliamo avere le ventole ovviamente con la luce accesa. Io comunque direi di impostarlo in questo modo, quindi multicolore con una sequenza a giro. Adesso che il PC è acceso, vi faccio vedere come funziona il tasto RGB Lightning dell'alimentatore. Come potete vedere cliccando il tasto, l'illuminazione dell'alimentatore viene modificata. E adesso vi faccio vedere la sequenza di luci con luci esterne spente, quindi diciamo al buio, in modo da farvelo vedere in maniera ottimale. Bene, direi di lasciarlo con il colore azzurro. Ok, per riuscire a farvi vedere che il mouse e tastiera, oltre ad essersi accesi e quindi essere riconosciuti dal sistema, funzionano correttamente, cercherò di farvi vedere mouse, tastiera e monitor sulla stessa schermata. Quindi vedo un attimo di avvicinare la tastiera, il mouse, ok, più o meno così dovreste riuscire a vederlo. Allora, come vedete, muovendo il mouse si muove anche il cursore, anzi devi fare così, così magari lo vedete anche meglio, ecco. Se faccio clic destro appare un menu con varie opzioni che si possono selezionare. Se clicco qui nella sezione dell'altoparlante con il tasto sinistro ho la possibilità di scegliere quale dispositivo output utilizzare per poter sentire l'audio di ciò che andrò a fare ovviamente con il computer. Attualmente è selezionato altoparlanti, che sono appunto quelli collegati al computer e al bus booster. Però ovviamente posso scegliere l'EN, che sarebbe l'altoparlante del monitor, è relativo sempre comunque alla scheda grafica Nvidia, altoparlanti, quelli appunto che sono collegati attualmente, Realtek Digital Output e poi Realtek HD Audio, che sarebbero le cuffie. Ovviamente se io faccio un clic destro invece e vado su suoni, appare un'altra schermata in cui io posso selezionare registrazione, ovvero il dispositivo con cui registro la voce, quale microfono appunto utilizzare. In questo caso io utilizzerò principalmente, almeno per adesso, quello delle cuffie, e poi riproduzione invece i dispositivi che abbiamo visto prima, e in questo caso in particolare io ho scelto come altoparlanti il dispositivo di output, quindi quello che poi
vi farà sentire vari suoni del computer, e Realtek HD Audio come dispositivo di comunicazione, quindi quando si utilizza Discord o qualche altra piattaforma social. Inoltre vi vorrei far notare che attualmente la chiavetta Wi-Fi TP-Link non è collegata, infatti qui in basso non risulta né esserci attualmente una connessione Wi-Fi attiva, tantomeno il simbolo della rimozione sicura. Se io collego la chiavetta al multiport USB, vedrete che in basso a destra apparirà sia la connessione Wi-Fi attiva e anche il simbolo della rimozione sicura. Questo è il simbolo del Wi-Fi e questo è il simbolo della rimozione sicura. Infatti, se clicco c'è indicato Espelli TP-Link Wireless USB Adapter. A questo punto vedo di collegare anche il lettore DVD CD che vi ho fatto vedere prima, per farvi vedere che anche quest'ultimo viene riconosciuto e funziona correttamente. Prima di tutto noi abbiamo qui il lettore e qui il cavo necessario per poter collegare quest'ultimo al computer. Da una parte un connettore USB si dovrà collegare sul retro del lettore, ovvero qui, e dall'altra due connettori USB da collegare alle porte USB. Non ha importanza se siano 2.0 o 3.0, l'importante è che vengano collegate entrambe, perché un connettore è relativo alla carica, quindi dell'alimentazione, e l'altro connettore invece serve al trasferimento dati. Quindi vediamo di connettere questo. Ok, e questo lo giro per comodità. E poi dietro collego uno e due. Ok, se clicco il tastino ovviamente si aprirà il lettore. Come avete visto, chiudendolo si accendono le luci verdi, e le lucine verdi sono accese anche nel momento in cui ho collegato il lettore. E andando a vedere su schermo, se io clicco su questa sezione della rimozione sicura, quindi clic sinistro, apri dispositivi e stampanti, potrò vedere effettivamente che il dispositivo risulta collegato. Mass Storage Device. Se io faccio clic destro e clicco su proprietà e su hardware, vedrò ovviamente il nome del dispositivo collegato, Asus USB Device. Allora, adesso provo ad inserire nel lettore il disco incluso nella confezione, in cui vi dovrebbero essere differenti software, ovvero Power2Go, Power Backup, Nero Backup, iGreen e Asus Firmware Update. Quindi vediamo subito. Facciamo così.
Vediamo un po' cosa succede. Quando lo vado a inserire si accendono le lucine verdi per indicare che lo sta riconoscendo. Autoplay. Allora faccio vedere direttamente su schermo quali sono i software effettivamente che noi possiamo selezionare, quindi cosa accade aprendo questo DVD. Allora, adesso andiamo su Start, Documenti, vado sull'unità e avvio il file con indicato sopra Setup. Apri e si apre questa schermata in cui sono presenti appunto i software che vi avevo fatto vedere scritti, quelli scritti sul disco. Power2Go, che è per serve per masterizzare CD, DVD, BD. I green è utile per ottimizzare il consumo di energia dell'unità ottica. E questi due dovrebbero servire per il backup, ma questo lo vedremo meglio, lo vedremo più in dettaglio attraverso un altro video. Infine c'è la sezione aggiornamento firmware, il quale permette di aggiornare appunto il firmware collegandosi al sito Asus. Ovviamente è necessaria una connessione internet. Una volta che avete utilizzato il disco, quindi non vi serve più e non vi serve più, vi basterà cliccare qui e dire espelli unità DVD RV. E come vedete viene espulsa l'unità. Infine, per farvi vedere che anche la tastiera funziona correttamente, vedo di andare con la freccia sulla sezione di digitazione, vedo di digitare PP SSPP, come potete vedere l'ha scritto correttamente, e seleziono il primo risultato. Perché oltre ad essere un buon emulatore della console PSP, ha un'opzione abbastanza utile, ovvero se noi andiamo su impostazioni, strumenti e informazioni di sistema, possiamo vedere alcune informazioni relative al dispositivo su cui è installato l'emulatore, ovvero possiamo vedere il nome del sistema operativo utilizzato, in questo caso Microsoft Windows 10, e possiamo vedere anche i bit utilizzati, quindi quale sistema sta utilizzando effettivamente, se è a 32 bit o 64 bit. In questo caso, dato che x64 è a 64 bit, possiamo vedere la lingua e la regione, possiamo avere il nome del CPU, ovvero Intel Core i7 9700 a 3 GHz, possiamo vedere anche i threads, 8, 1 per core, 8 cores, possiamo vedere anche le informazioni della GPU e quale tipologia di grafica sta utilizzando, in questo caso il Direct 3D 11, il nome della scheda grafica, ovvero Nvidia GeForce GTX 1650, la versione driver ed altre informazioni abbastanza utili. Anche qui possiamo vedere appunto il supporto a 64 bit. Oltre a questo però possiamo utilizzare anche un'impostazione di Windows, un'opzione di Windows, inclusa quindi senza dover installare alcun programma aggiuntivo, ovvero, intanto chiudiamo qui l'emulatore, facendo clic destro sulla barra nera e cliccando su gestione attività
Possiamo vedere intanto i processi utilizzati, quindi quali sono i processi attivi attualmente, e su prestazioni possiamo vedere le caratteristiche dei componenti che si trovano all'interno del nostro computer, ovvero la CPU. La prima opzione che possiamo vedere è la CPU. Il nome della CPU Intel Core, come abbiamo visto prima, Intel Core i7 9700 CPU 3 GHz, la percentuale di utilizzo, in questo caso intorno a 20-30% perché sto registrando, quindi per questo ha questo utilizzo. La velocità, questo dipende ovviamente da come è impostata poi il processore, quanti processi sono attivi, i thread, handle, il tempo di attività, la velocità di base, i processori fisici, i cores, i processori logici, ovviamente 8, processore fisico invece 1, virtualizzazione al momento disabilitato, supporto Hyper-V, sì, e i vari tipi di cache. Come seconda opzione abbiamo la memoria, che sarebbe la RAM, ovvero la parte di memoria che si occupa di gestire i vari processi. E in questo caso possiamo vedere quant'è il totale. Nel mio caso abbiamo visto anche nel video all'inizio, io ho 4 banchi di memoria da 8 GB per poter raggiungere 32 GB. Come detto, volendo potrei anche arrivare a 64 GB come massimo, ma dovrei utilizzare dei banchi di altro tipo, da 16 GB ovviamente. In questo caso 32 GB. Mi fa vedere l'utilizzo della memoria, la composizione memoria, quant'è effettivamente la memoria in uso, al momento 4 GB, quant'è quella disponibile, quella vincolata, la cache, i pool di paging, pool non di paging, la velocità con cui appunto utilizza i vari dati, gli slot utilizzati 4 di 4, quindi come potete vedere slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, tutti da 8 GB, sempre 2666 MHz. Fattore formato DIMM è riservata per l'hardware 79,6 MB. Poi qui possiamo vedere i due dischi, ovvero i dispositivi di archiviazione dati. Il primo, nel mio caso disco 0C, è questo ADATA SU630, che appunto non è nient'altro che l'SSD. Qui possiamo vedere il tempo di attività, quindi se effettivamente sta utilizzando dati che sono all'interno, quindi sta caricando o meno, velocità di trasferimento disco, ovvero il trasferimento dei vari dati, il tempo di attività, tempo di risposta medio, ovvero che risposta c'è nel trasferimento dati, e per la velocità lettura, che sarebbe appunto la velocità con cui vengono letti i vari dati che carichiamo, e la velocità scrittura invece è relativa a quando copiamo i dati sull'SSD. Poi la capacità 447 GB, anche formattato, disco di sistema sì, file di paging sì, è tipo SSD. Lo stesso vale per l'HDD. Come potete vedere qua ci sono anche le diciture SSD, HDD, disco 1D. Questo è il nome del disco 1, che è quello che non riuscivo a farvi vedere bene perché essendo in una sezione del case un po' coperta, diciamo, mi veniva difficile riuscire a smontare il tutto, o comunque complesso. Quindi ve l'ho fatto vedere di sfuggita, comunque qua c'è il nome completo. VDC VD20PURZ 85GU6Y0. Come sempre qua il tempo di attività, velocità di trasferimento disco, ovviamente differente dall'SSD, tempo di attività, tempo di risposta medio, la velocità di lettura, velocità di scrittura, la capacità 2 tera sarebbe da 2 tera, ma ovviamente poi il sistema lo vede in maniera diversa, quindi lo arrotonda in base ad alcuni fattori, se sono utilizzate alcune memorie in particolare. Disco di sistema, file di paging e tipo HDD. Il wifi ovviamente indica se effettivamente c'è una connessione wifi attiva, entrandoci ovviamente ci sono i vari dati di quale connessione, nel momento a quale connessione si è
connessi appunto, e poi qui inviati e ricevuti al momento 0 perché effettivamente non sto utilizzando particolarmente la connessione wifi. Ogni tanto potreste vedere dei valori che salgono, ma quello è perché anche Windows cerca aggiornamenti in automatico ogni tanto, quindi per questo. Infine, come ultima cosa, qui vediamo l'attività della scheda grafica e qui vediamo la temperatura di quest'ultima, la GPU. Qui possiamo vedere il nome della scheda grafica, Nvidia GeForce GTX 1650, e le varie caratteristiche, ovvero di cosa viene utilizzato. In questo momento sto utilizzando una parte di 3D, copy invece no. Video encode sì, il 20% più o meno, video decode no. La GPU dedicata 4 GB e la GPU condivisa 16 GB. Dedicata ovviamente la sto utilizzando proprio perché sto registrando. Quindi questo è un sistema abbastanza utile per vedere in dettaglio alcune caratteristiche dei componenti che abbiamo nel nostro dispositivo. Con apri monitoraggio risorse poi potremo vedere anche più in dettaglio quali risorse vengono utilizzate, ma questo lo vedremo attraverso un altro video. Come detto, io qui posso vedere appunto il nome della scheda grafica. Ma oltre a questo, attraverso un altro tool di Nvidia, impostazioni Nvidia, se io faccio clic destro e vado su pannello di controllo, si apre questa schermata e qui io posso regolare varie impostazioni, tra cui la modifica della risoluzione. Come vedete il software ha già riconosciuto che il televisore, il monitor è un Lenovo con connettore HDMI HDTV con risoluzione 1920x1080, quella massima, e velocità di aggiornamento a 144 Hz, che è appunto il massimo raggiungibile. Posso anche ridurlo, ma ovviamente in base alla scheda grafica è meglio lasciare le impostazioni così come sono indicate. Poi ovviamente su questo pannello posso controllare molte altre impostazioni, ma anche questo magari lo vedremo con un altro video specifico. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda il dispositivo con cui ho realizzato questo video e con cui realizzerò anche i prossimi video. Spero che per voi questo video sia stato interessante e se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube MaxTMH e ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche sui nuovi contenuti che caricherò. Arrivederci al prossimo video, Anternians!